Buonasera a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per fare un'analisi di come studiare Gravity di Sara Bareilles. Questa è una nuova rubrica che voglio inaugurare, la trovate molto utile generalmente su Instagram e sul mio Patreon dove questo video uscirà approfondito, mentre qua uscirà una versione diciamo riassunta, e lo trovo super utile sia per analizzare proprio le difficoltà principali delle canzoni, sia per aiutarvi a costruire un metodo su come studiare appunto una canzone. Se è la prima volta che approdate sul mio canale, io sono Francesca, sono una cantante e insegnante di canto, e se volete imparare tante cose sul canto, imparare a cantare tramite tanti video divertenti, iscrivetevi al mio canale. Se invece volete prendere direttamente lezioni di canto insieme a me, trovate tutti i miei link in descrizione, sia per prendere lezioni di canto 1 a 1, faccio lezioni online in tutta Italia, sia potete iscrivervi al mio Patreon dove potete imparare un sacco di cose e anche trovare la mia libreria di esercizi di canto. Date uno sguardo perché i prezzi sono super piccolini. E ora cominciamo subito. La prima cosa che io faccio generalmente è ascoltare la canzone per capire quali sono le principali difficoltà. Che cosa fa la cantante o il cantante? La canzone, immedesimandomi, è bassa, è alta, ha molti passaggi al falsetto, ha tante parti in falsetto, ha tante parti in belting, mix belting, ha tante parti in cui sta per molto tempo sulle stesse note, siano esse alte o basse. Queste sono peculiarità che ci aiutano a capire il grado di difficoltà della canzone. Seconda cosa che faccio è provare a immergermi nella canzone e cantarla così come mi viene, in modo da capire sulla mia voce quali parti sento che mi creano difficoltà. Andiamo ad ascoltarla e andiamo a individuare le difficoltà principali e poi vi dico come la studierei io, se l'iPad collabora ovviamente. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, I'll feel you here till the moment I'm gone. Ok, come prima cosa io direi, ok, la strofa è relativamente bassina, tutto regolare, non dovrebbe esserci nulla di troppo difficile. L'unica cosa che mi viene in mente è quel no matter what. Bisognerà, diciamo, governare per tenere una dinamica medio-bassa in modo da tenere il volume stabile rispetto al pezzo di prima che comunque era abbastanza soft. Perché la luce continua a oscillare? Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. No tall, just the way I'm supposed to be. Ok, qua c'è già un discorso più ampio da aprire. Io qua vedo passaggi al falsetto e pezzi in falsetto lunghetti e ripassaggi al mix. Io ti giuro sto odiando quella lampada. E ripassaggi al mix, ok? Set me free. Cioè devo uscire gradualmente dal falsetto per connettermi al mix e quindi devo sia fare un passaggio fluido, quindi non far sentire molto il passaggio tra falsetto e mix, sia allo stesso tempo dosare il volume. Set me free, leave me be. Tra l'altro lei lì fa una cosa fantastica. Leave me be. Una ghost note, no? Che sembra che ripassi, cioè alla fine ripassa in falsetto. I don't wanna fall another moment into your gravity. E qua stessa cosa io direi a livello anche interpretativo, siamo nel primo ritornello, è una buona idea cercare di non farlo troppo forte in modo da avere anche una crescita per dopo, per il secondo ritornello. Here I am, che secondo me è una cosa molto carina sia a livello interpretativo sia aiuta a fare dei passaggi al falsetto più funzionali. Iniziare con un suono forte e poi passare in testa. Cioè non sto iniziando direttamente in falsetto. Here I am, ma sto facendo here I am. Quindi è here I am per farvelo forte. Here I am and I stand. Quindi stesso discorso di prima, passaggi che siano fluidi, però questo è un esempio appunto di come cercare di non farlo sentire troppo. But you touch me for a little while.
Vedete, anche qua cominci in petto, tra virgolette, però io parlo sempre di mix, però poi per parlare è più facile dire petto-testa. Quindi parte in petto e poi passa con una sorta di glissando alla fine in testa e dà questo effetto di flip che a me piace un sacco e secondo me aiuta. But you touch me for... Anche qua facciamo una sorta di dissolvenza in crescendo, no? Di volume per smussare questo passaggio tra i registri. But you touch me for a little while. Non facciamo but you touch me for, you touch me for, but you touch me for. I leave you on my knees as I try to make you see that you're everything I think I need here on the ground. Prima cosa che mi viene in mente da dire di questo pezzo è: non fatevi prendere dalla foga, né per cantare troppo forte, né per andare in un respiro affannoso, che potrebbe rendere l'idea dell'intenzione, però occhio a non farlo troppo. Cioè, potrebbe venirvi da fare I live here on my knees as I try to make you see that you're everything I think I need. Cioè, vi state bruciando un botto di respiro tutto in una volta. E questo verrà a farvi visita e si vendicherà nei vostri confronti nel pezzo che sta per arrivare. Quindi occhio, cioè deve essere tipo estetico, ma allo stesso tempo il respiro deve essere fluido e non realmente affannoso. The one thing that I still know is that you're keeping me down. Lei va a finire in una nota lunga e alta e alla fine passa in testa, ok? 3 cose difficili in uno. Quindi ricapitoliamo, cerchiamo di non andare in affanno perché sennò il pezzo dopo non riusciamo a portarlo a casa. Consigli per quel pezzo. You're not a friend no foe, though I can't seem to let you go. The one thing that I still know is that you're keeping me. Allora, preparatela prima questa salita, nel senso non potete fare I live here on my knees as I try to make you see that cioè con la faccia moscia, ok? Dobbiamo prepararlo, dobbiamo stare belli attivi, no? you're not a friend no foe, though I can't seem to let you go. Prepararlo prima cosa vuol dire? Solito discorso, teniamo sugli zigomi così, teniamo un po' sulla laringe, apriamo la bocca in modo da non affaticarci, insomma, in tutto il pezzo prima, se no ci portiamo avanti tutti i punti in cui siamo inciampati, diciamo, prima. Tips fondamentali per questo. Down. 1. Allenatevi a proiettare il suono in avanti, quindi provatevelo con la lingua fuori, in modo che sia proiettato in avanti, provatevelo con la cannuccia, in modo da allenarvi a gestire bene quanto fiato utilizzare. Per il sostegno, solito discorso, respirate dalle costole, pensate di tenere le costole aperte in modo da gestire quanto fiato buttare fuori alla volta. Cos'altro? La scelta della vocale. Lei dice down come parola e ci sono varie sfaccettature che possiamo fare. Possiamo dire più un down oppure un down. Non sono molto a favore di una A proprio A all'italiana. The one thing that I still know is that you're keeping me down. Passaggio alla testa. Allenatevi anche solo a fare questo. Proprio il flip dovete fare. Yodel, ok? Vi serve automatizzare meglio questo e poi metterlo in una U. Una bella forma alla U, non troppo se no è troppo, se no va troppo indietro. Ok, dopodiché c'è un altro pezzo. You're keeping me
down. Occhio a questo me down, cioè non fate mi perché è troppo chiuso, è una nota lunga e sarà scomodo tenerla chiusa. You keeping me down, quindi me. E poi l'ultimo pezzo. Ne va di come vi esce questo pezzo finale, quanto sostenete bene, quanto diciamo è andato a buon fine questa nota lunga, alta e ben sostenuta, perché se non avete sostenuto bene, se avete cantato in qualche modo di gola, verrà a vendicarsi in questo pezzo in cui scendete di dinamica, ok? E quindi magari vi troverete con disturbi come che vi trema la voce, oppure che vi trovate del muco, e quindi sentite la necessità di fare questo, ok? E niente amici, fatemi sapere nei commenti se volete che analizzi altre canzoni in questo modo, io mi diverto un sacco. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per vedere altri video come questi e per imparare tante altre cose sul canto in maniera divertente con i miei video. Grazie per aver guardato questo video fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!